tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Vi ricordo che in descrizione ho indicato il link del mio canale YouTube dove troverete tantissime video lezioni di chimica generale organizzate in opportune playlist. Nel corso di questa lezione parleremo di legame chimico, ma è un discorso introduttivo in quanto vi sono alcuni concetti che dobbiamo comprendere correttamente per poter un attimino capire che cos'è un legame chimico. Innanzitutto diciamo che i legami chimici possono essere studiati attraverso due teorie, una meno rigorosa, quella della valence bond, e una più rigorosa, che è quella dell'orbitale molecolare. Noi tratteremo la teoria della valence bond. Qual è la differenza sostanziale tra queste due teorie? È questa, che la valence bond, nel momento in cui due atomi vanno a generare il legame, l'atomo stesso mantiene completamente intatta la struttura interna dei propri elettroni e che pertanto il legame si andrà a verificare, si andrà a formare per sovrapposizione degli orbitali esterni. La teoria dell'orbitale molecolare invece non ammette la conservazione dell'identità dell'atomo stesso, in quanto tutti gli elettroni vanno a redistribuirsi su nuovi orbitali chiamati molecolari, i quali saranno proprio l'elemento fondante del legame chimico stesso. Il legame perché si forma? Chiaramente ci devono essere delle condizioni fisiche affinché si formi un legame tra due elementi chimici. Non sempre avviene una reazione e la formazione di un legame. In ogni caso la tendenza che hanno atomi uguali o diversi a legarsi è quella di andare a generare una configurazione elettronicamente o energeticamente più stabile, dando origine a degli aggregati appunto stabili come molecole, reticoli cristallini o reticoli metallici. In buona sostanza la formazione di un legame determina una energia potenziale più bassa rispetto a due atomi, nel caso più semplici, rispetto a due atomi prima che questi si leghino. Innanzitutto dobbiamo capire che cosa avviene quando due atomi sono, tra virgolette, a mutuo contatto tra di loro, e vi faccio vedere questa rappresentazione grafica in cui osserviamo che cosa. Esistono dei fenomeni di natura repulsiva tra i due nuclei, per esempio, e tra gli elettroni appartenenti ai due atomi, così come esistono dei fenomeni di natura attrattiva tra un nucleo di un elemento e gli elettroni dell'altro elemento. Quindi esistono delle interazioni di natura coulombiana. Possiamo anche scrivere la formula F è uguale alla costante Q con 1 Q con 2 fratto R al quadrato. Quindi cosa ci dice? Che la forza con cui si attraggono queste cariche elettriche è direttamente proporzionale al valore della carica, inversamente proporzionale alla distanza al quadrato. Bene, quando due atomi, nel caso più semplice, si vanno a legare, che cosa deve accadere? Deve accadere che deve esistere una distanza tale tra i due atomi in cui le forze di natura repulsiva e di natura attrattiva si compensino, quindi siano in perfetto equilibrio. Solo in questo caso si può generare una molecola stabile. Volevo dire che il legame non va inteso come qualcosa di statico, bensì di dinamico, in quanto la molecola non è comunque isolata nell'ambiente e comunque questi elettroni e questi atomi sono soggetti a fenomeni di natura vibrazionale, per cui l'atomo e quindi il legame può subire degli stretching, degli allungamenti, o addirittura può accadere che questi fenomeni vibrazionali possono quindi mutare in un istante t anche l'angolo di legame tra gli atomi, quando abbiamo a che fare chiaramente con una molecola costituita da più di due elementi chimici. Ora vediamo questo grafico che ho riportato in modo tale da cercare di capire che cosa avviene quando abbiamo a che fare con due atomi, in questo caso consideriamo l'idrogeno. Bene, nel caso in cui
questi due atomi sono sufficientemente lontani, non esistono né interazione di natura attrattiva né interazione di natura repulsiva, quindi sono indifferenti uno rispetto all'altro. Ed è il punto 1 che consideriamo nel diagramma. Mi ero dimenticato di dire che nel diagramma troviamo l'energia potenziale in ordinate e la distanza in ascisse. Man mano che i due atomi si avvicinano tra di loro, che cosa accade? Accade che cominciano a prevalere quelle che sono le forze di natura attrattive, quindi indichiamo il punto 2. Quindi questi due atomi cominciano via via ad avvicinarsi sempre di più, fino ad arrivare a un punto 3, che adesso andremo a spiegare meglio, in cui osserviamo da un punto di vista così intuitivo che il valore di energia è il valore più basso della curva che viene qui descritta. Se continuiamo ad avvicinare ulteriormente gli atomi, che cosa accade? Che le forze repulsive prevalgono nettamente rispetto a quelle attrattive, infatti lo notiamo dal valore di energia che aumenta repentinamente, per esempio punto 4, e quindi gli atomi a seguito dei nuclei più vicini o delle strutture elettroniche esterne, quindi questi due atomi sono soggetti a fenomeni di natura repulsiva. Torniamo al punto 3. Il punto 3, vedete, è il punto di minore energia e in questo punto possiamo dire che le forze attrattive e repulsive sono in perfetto equilibrio. E quindi nel punto 3, che corrisponde nel caso dell'idrogeno a una distanza di 0,74 angstrom, è la distanza di legame tra i due nuclei. Quindi in questo caso la molecola risulta estremamente stabile. E possiamo definire il punto 3 come il valore dell'energia di legame e il valore della distanza di legame, quindi energia di legame e la distanza di legame. L'energia di legame nel caso dell'idrogeno è pari a circa 436 kJ per mole e abbiamo detto la distanza è di 0,74 angstrom. Osserviamo un attimino il concetto di questa distanza tra i due nuclei. Se noi dovessimo considerare il raggio di Bohr dell'idrogeno, sappiamo che il raggio di Bohr, andiamo un attimo ad impicciolire la figura, il primo raggio di Bohr mi dice che la distanza è di 0,56 angstrom, quindi 0,56 angstrom. Quindi se noi dovessimo considerare così l'intersezione tra due nuclei, dovremmo avere una distanza pari, quindi R, dovremmo avere una distanza pari a 1,06 angstrom, mentre il valore è 0,74. Quindi che cosa possiamo dire? Che c'è stata da parte dei due atomi la sovrapposizione degli orbitali esterni, quindi in questo caso l'orbitale S, quindi una decisa sovrapposizione, e questa sovrapposizione a questa distanza ha generato quindi la formazione quindi del legame tra i due idrogeni. Bene, detto questo, vediamo di parlare adesso di energia di legame. Che cos'è l'energia di legame? Nel caso dell'idrogeno è proprio l'energia necessaria a rompere il legame stesso. Tecnicamente l'energia di legame è quell'energia che devo somministrare per rompere il legame e portare i due atomi a distanza infinita, quindi diciamo atomizzarli. In questo caso, quindi se io scrivo AB più energia, abbiamo quindi la formazione di due, quindi l'atomizzazione dei due elementi A e B. Dalla tabella dei legami chimici possiamo innanzitto osservare questo, che ogni molecola in questo caso biatomica, presenta energie diverse di legame, quindi questo dipende a seconda se è un legame semplice, doppio, triplo, se è il legame ibridizzato, il carattere di un elemento rispetto all'altro, quindi sono tantissime variabili
per quanto riguarda l'energia di legame. Questa energia, per esempio, se noi consideriamo l'idrogeno che è 436 e consideriamo per esempio il legame azoto-idrogeno, possiamo dire che sicuramente l'idrogeno è molto più stabile rispetto al legame azoto-idrogeno e già questo valore ci indica quella che è la stabilità di un elemento chimico. Questo vale anche per quanto riguarda le molecole biatomiche formate da doppi e tripli legami. Osserviamo per esempio l'azoto. Per rompere completamente il legame dell'azoto ci vogliono circa 941 kJ per mole, diciamo che l'unità di misura è il kilojoule, oppure utilizzato anche le kilocalorie. Questo valore però non è diviso per 3, in quanto per rompere il primo legame sono necessari 193 kJ, per rompere il secondo 418, per rompere tutti e tre ci vogliono 941 kJ. Nel caso delle molecole biatomiche, tutto sommato è piuttosto semplice andare a determinare il valore dell'energia di legame. E la cosa si complica di più quando per esempio dobbiamo considerare molecole costituite da più atomi. Consideriamo ad esempio l'acqua. Quindi l'acqua sappiamo che è una struttura del genere e sappiamo che per strappare il primo idrogeno sono necessari 498 kJ circa, mentre per strappare il secondo sono necessari 428 per esattezza kJ. Con i numeri non sono un campione. Bene, però sappiamo che il valore complessivo per andare a atomizzare l'acqua è di circa 460 kJ. Da dove deriva questo valore? È un valore medio, in quanto si sommano i valori diciamo, di energia di legame del primo idrogeno con il secondo, quindi si divide per 2 e otteniamo una media. Pertanto quando abbiamo a che fare con le energie di legame di molecole costituite da più elementi, andiamo sempre a considerare quella che è l'energia media. Vediamo adesso di parlare della regola dell'ottetto. Questo è un altro principio importante quando andiamo a trattare i legami, soprattutto attraverso la teoria della valence bond. Che cos'è la regola dell'ottetto? La regola dell'ottetto ci dice semplicemente questo, che quando un elemento chimico perde, acquista o condivide elettroni con altri elementi chimici e raggiunge la configurazione S2P6, che è la configurazione del gas nobile, la molecola che ne deriva presenta una grande stabilità. Chiaramente questa regola, adesso vi faccio vedere, è una regola che è valida sempre, ma può essere anche non valida per quegli elementi che presentano un numero quantico principale n maggiore di 2. Quindi è una regola che vale per il secondo periodo, può valere anche per gli altri periodi, ma ci possono essere delle eccezioni, in quanto gli elementi che hanno un n maggiore di 3 presentano anche degli orbitali di natura d e che pertanto possono impegnare questi orbitali nella formazione del legame. Ora questo concetto poi deve essere necessariamente sviscerato assieme a altri due concetti, che sono l'energia di ionizzazione e l'affinità l'energia di ionizzazione e l'affinità elettronica, che sono altri due capisaldi per poter comprendere correttamente il legame, e che possiamo dire così in modo generico, non proprio ortodosso, sono due concetti, quindi due principi che si muovono in maniera antiparallela. Vediamo adesso di parlare di energia di ionizzazione e affinità per l'elettrone. Sono due concetti per la verità già visti nelle proprietà periodiche degli elementi, ma che ritengo opportuno andare a rivisitarli per avere un quadro d'insieme più coerente. Che cos'è l'energia di ionizzazione? È l'energia minima necessaria che devo somministrare per strappare un elettrone a un elemento chimico e quindi portare questo elettrone a distanza infinita.
Nel momento in cui vado a strappare l'elettrone, l'elemento diventa un catione, cioè perdendo quindi una carica, un elettrone. Quindi prendiamo il caso per esempio del sodio, quindi il sodio in questo caso, perdendo un elettrone, diventa un catione. Quando parliamo di, senza specificazione, di energia di ionizzazione, parliamo della prima energia di ionizzazione, e in quanto possiamo avere anche valori di seconda e terza ionizzazione. Questi valori non sono valori molto vicini tra di loro, ma per esempio il sodio, per poter strappare il primo elettrone sono necessari circa 496 kJ. L'unità di misura può essere anche in elettrovolts per mole. Se devo strappare il secondo elettrone, il valore è quasi decuplicato. Come dicevo precedentemente, perché viene strappato il primo elettrone? Perché chiaramente è quell'elettrone che è meno influenzato dal nucleo. Però questo concetto varia a seconda dell'elemento. Infatti, se noi consideriamo la tavola periodica, sappiamo perfettamente che il raggio atomico diminuisce da sinistra a destra e che pertanto gli elementi posti a sinistra, come possono essere i metalli alcalini e alcalini terrosi, avranno una più bassa valore di energia di ionizzazione, mentre se andiamo verso a destra e quindi con la diminuzione del raggio atomico e una maggiore influenza del nucleo rispetto agli elettroni esterni, questo valore si innalza notevolmente. Quindi l'energia di ionizzazione aumenta andando da sinistra a destra e diminuisce questo valore andando lungo il gruppo dal basso verso l'alto, in questo caso dall'alto verso il basso. In questo caso per esempio il litio ha un raggio atomico che è inferiore rispetto al cesio, per cui al cesio risulta più facile andare a strappare un elettrone. Quindi ripeto, questo concetto è fortemente legato al raggio atomico e l'influenza che ha il nucleo per quanto riguarda gli elettroni più esterni. Per quanto riguarda invece l'affinità elettronica, che cosa devo dire? Devo dire che l'energia liberata nel momento in cui un atomo allo stato fondamentale acquisisce uno o più elettroni. Anche qui il discorso varia, nel senso che gli elementi posti a destra della tavola periodica, vedete in questo caso consideriamo gli alogeni, ecco per essere più chiari, in questo caso gli alogeni riescono a prendere un elettrone in modo molto più facile rispetto ai metalli. E come dicevo precedentemente, l'affinità elettronica aumenta da sinistra a destra e diminuisce in questo caso lungo il gruppo. Perché facciamo riferimento all'energia di ionizzazione e al potenziale, all'energia di ionizzazione e all'affinità elettronica? Perché il tutto ci può ricondurre che cosa? La famosa regola dell'ottetto. Cioè nel senso, consideriamo nuovamente il sodio. È un discorso di natura generale. Il sodio, quindi Na, ha un numero atomico uguale a 11 e quindi la sua configurazione è 1s2, 2s2, scusate, 2s2, 2p6, 3s con 1. Quindi abbiamo detto che al sodio è facile poter strappare il primo elettrone. In questo caso cosa accade? Che viene strappato l'elettrone che si trova nell'orbitale 3s. Vedete, però il sodio diventa un catione, però mantiene che cosa? La configurazione del gas nobile che lo precede. In questo caso il gas nobile che lo precede è esattamente il neon. Quindi in queste condizioni, diciamo, il sodio risulta essere più stabile andando a perdere un elettrone.
Stesso discorso può essere fatto per il magnesio. Il magnesio, per esempio, è un elemento che perde facilmente 2 elettroni, e il magnesio ha questa configurazione, quindi ha sempre quella del sodio, in questo caso avrà configurazione 3s con 2, quindi 3s con 2, e il magnesio in questo caso perde piuttosto facilmente 2 elettroni, quindi diventando un catione, Mg2+, e mantiene anche in questo caso la configurazione del gas nobile che lo precede. Discorso opposto va fatto invece per quegli elementi che presentano una elevata affinità elettronica, e consideriamo in questo caso come elementi gli elementi del settimo gruppo, quindi gli alogeni, i quali tutti presentano una configurazione S2P5, quindi gli alogeni, eccoli qui. Consideriamo per esempio il cloro. Il cloro nel suo stato fondamentale, quindi termina per S2P5. Pertanto il cloro è un elemento che presenta può alloggiare piuttosto facilmente un altro elettrone, e che pertanto si trasforma in un anione, in questo caso, quindi il cloro più l'elettrone si trasforma in Cl-, però assume la configurazione del gas nobile che lo segue, quindi in questo caso l'argon, e pertanto il cloro ha, come ione cloro, ha una maggiore stabilità rispetto al cloro, così allo stato fondamentale. Un altro esempio può essere lo zolfo. Lo zolfo termina con S2, quindi lo zolfo in questo caso termina con S2P4, quindi andando a prendere 2 elettroni, in questo caso diventa 2-, e la sua configurazione elettronica, attenzione elettronica, sarà S2P6. Questo gli conferisce una elevata stabilità, per cui affinità elettronica e potenziale di ionizzazione camminano in un certo senso, come dicevo prima, in modo antiparallelo, e comunque gli elementi, acquistando o perdendo elettroni, possono tendere alla configurazione del gas nobile che lo segue o che lo precede. L'ultimo elemento che dobbiamo analizzare è un po', se vogliamo, una sintesi tra questi due concetti, e cioè il carattere metallico di un elemento chimico. Noi possiamo comunque dire questo, che non esiste una netta differenza tra un elemento a carattere metallico e un elemento a carattere non metallico, in quanto ci sono delle sfumature, delle compenetrazioni tra gli elementi stessi. Alcuni elementi, per esempio come il manganese, può assumere in alcune condizioni un carattere metallico, in altre invece un carattere non metallico. Possiamo dire però questo, che esistono due pilastri, così se vogliamo dire, due punti di partenza tra elementi che hanno spiccate caratteristiche metalliche, e quindi sono l'1A e il 2A, quindi litio, sodio, potassio, berillio, magnesio, calcio, eccetera. Quindi sono elementi che facilmente perdono elettroni e difficilmente, quasi, cioè non ne acquistano, da elementi a spiccate caratteristiche metalliche che sono proprio riferiti al gruppo degli alogeni, fluoro, cloro, bromo e iodio, i quali possono in maniera piuttosto semplice andare ad acquistare o condividere chiaramente un elettrone, e in questo modo vanno a determinare, quindi ad avere quella che è la configurazione stabile del gas nobile. I semimetalli sono degli elementi chimici che presentano un valore intermedio che viene misurato in elettrovolts. Bene, io ho terminato la lezione e, ripeto, abbiamo preso in considerazione questi fattori perché saranno importantissimi nel momento in cui andiamo a considerare il legame covalente, ionico, eccetera. Ricordando chiaramente che se vi è piaciuta la lezione iscrivetevi al mio canale e soprattutto schiacciate un like. Alla prossima lezione.